Ciao ragazzi, a volte è veramente incredibile ciò che si legge su Facebook, nei vari gruppi tecnici che trattano magari una materia scientifica come può essere l'elettronica, l'elettrotecnica, la meccanica, la fisica, eccetera. È mai possibile che dopo tanto a volte si prendono delle cantonate, non si sappia cos'è la potenza? Possibile? Sì, è possibile. Questo mi è stato anche confermato da una discussione che è nata a cena con amici di mio figlio, magari perché avevano che sa, fatto altri tipi di studi, ma di fatto, anche se è un termine molto utilizzato, molto diffuso, si fa molta confusione. Questo perché sembra semplice, ma in effetti non lo è, perché vengono coinvolti molti fenomeni fisici, leggi, formule, condizioni e diciamo che la questione è un pochino più articolata e per venirne a capo dobbiamo cercare di costruire una mappa che ci permetterà di non perderci, una sorta di mappa concettuale che poi in effetti di concetti parleremo, ok? Anzi, vi chiedo scusa anticipatamente che diciamo, vi chiederò un piccolo sforzo perché anche se non tratteremo nel modo più assoluto calcoli, formule e quant'altro, ma piccole relazioni, concetti e leggi semplicissime le dobbiamo affrontare perché ci serviranno poi per giungere al risultato sperato, cioè quello di capire perché mai abbiamo queste potenze espresse in vari modi, con varie quantità, cioè in modo diverso, in più contesti diversi, non si capisce perché questa potenza, voglio dire, è così vaga, ok? C'è un motivo, ci sono dei motivi, ok? E per capire bene tutte queste motivazioni che stanno dietro a questo modo di esporre la potenza, voglio dire, per arrivare a questo un minimo ci servirà e sono questo piccolo sforzo che io vi chiedo, ok? Niente di complicato, voglio dire, magari è un po' lungo, questo sicuramente, voglio dire, perché andremo per step, per fare in modo che sì, che metteremo mattoncino su mattoncino, ok? Bene, partiamo per chi magari ha deciso di seguire. Eh, Cos'è la potenza? Beh, certamente voglio dire, non è il capoluogo della Basilicata, battuta frequente che si fa, voglio dire, quando ci si trova davanti a questa potenza, no? E come anche voglio dire, il fattore non è il contadino che sta in Basilicata o a Potenza, il fattore di potenza, voglio dire, ovviamente, fatto insomma questa doverosa battuta classica, vediamo un attimo di definire cos'è la potenza. La potenza è definita come il rapporto tra il lavoro o l'energia compiuta in watt e il tempo t impiegato per compierlo, dove un watt è uguale a un joule sul secondo. Ripeto, la potenza è definita come il rapporto tra il valore compiuto e il tempo impiegato per compierlo. Ok? Un joule è la misura, unità di misura per l'energia, ovviamente i secondi è unità di misura del tempo. Un joule, unità di misura del lavoro o dell'energia, pari al lavoro compiuto dalla forza di un newton per spostare un corpo di 1 metro lungo la sua linea d'azione. Voi mi direte, ma che vuol dire? Niente di più semplice. Non vi preoccupate. Allora, faccio un piccolo e banalissimo esempio, ok? Io, mi medesimo Pasquale Di Benedetto, ha una determinata energia, ok? La mia energia non la posso cambiare nel tempo, invecchiando può diminuire, ma non può aumentare. Ecco, volendo fare una battuta. Ok, quella è. Quindi, se io posso trasportare 20 kg per 20 metri in 20 secondi, ok? Sicuramente non potrò trasportarne 40 se 20 è la mia massima espressione di energia, ok? O di forza per semplificare. 40 se raddoppio il peso
ok? Debbo necessariamente dimezzare la distanza al limite, o al limite posso raddoppiare il tempo, quindi 40 kg o di mezzo il tempo, 10 metri, o raddoppio il tempo, quindi avrò più tempo per farlo, quindi 40 secondi. Ma il rapporto non può variare, ok? Diversamente, se invece di 20 kg ne trasportassi la metà, cioè 10, ok? Io avrò un'altra opzione. Avendo 10 kg in meno, quindi la metà, posso trasportarlo sì per 20 metri, ma impiegando metà tempo. Oppure nello stesso tempo, ok, posso percorrere una distanza doppia. Questo è il rapporto che c'è. Questa è la potenza. È sempre legata al parametro tempo, ok? Principalmente. Chiarito questo, ripeto, se qualcosa non la riuscite a digerire subito, la riprenderete dopo, ok? Ripassate poi, insomma, questi concetti con calma. Quindi, se abbiamo detto, e lo rivediamo un attimo, che la potenza o energia, vedete, o energia, vuol dire che la potenza è una forma di energia e quindi noi possiamo avere un'energia meccanica, termica, chimica, elettrica, luminosa e sonora. Energia come anche potenza, quindi una potenza meccanica, una potenza termica, una potenza chimica, elettrica, nucleare, luminosa, sonora. Nel nostro caso specifico, ok, che ci interessiamo di elettroacustica, voglio dire, elettronica per quanto riguarda gli amplificatori, quindi noi ci interesseremo in particolar modo della potenza elettrica, meccanica e sonora. Tutte le altre, voglio dire, ci fa piacere che esistano, ma no, in questo momento non interessano. Ok? Procediamo con la potenza elettrica. La potenza elettrica, partendo dalla sua definizione, dalla sua formula che è data da V per I, cioè dove V è la differenza di potenziale in volt ed I è la corrente elettrica che attraversa un semiconduttore o dispositivo in ampere, cioè il prodotto di questi due fattori mi dà P. Qui sotto ho disegnato un circuito molto semplice, ok? Dove abbiamo un generatore, quindi di tensione in questo caso, abbiamo una corrente che attraverso un resistore R, che può essere un utilizzatore, un dispositivo, una lampadina, un qualsivoglia cosa, ok? Che assorba della corrente, ok? Benissimo. Allora, quando andiamo a fare il prodotto di questi due, in questo circuito troveremo la potenza assorbita da R, in buona sintesi. Ma per capire bene e a fondo cosa c'è dietro questo rapporto, dobbiamo mettere un altro pattoncino. Apro e chiudo una parentesi. In questi casi che vi mostrerò parlando di circuiti, correnti e tensione, mi riferisco a quelle continue per il momento, per un semplice motivo, che è più semplice, perché concettualmente quando abbiamo correnti alternate il prodotto di V per I dà sempre P, solo che c'è un altro fattore a correzione che è la fase, ok? Quando questi fattori non sono in fase, sono sfasati, il prodotto diventa un pochino non diretto. Cosa vuol dire per chi non mastica bene la materia, voglio dire, ok? Oppure ti interessa d'altro? Non in fase. Facciamo un piccolo esempio così chiudiamo questo, diciamo, dilemma della fase. Perché potrebbe non produrre una determinata potenza quando questi due fattori non sono in fase?
Se ci mettessimo in barca, ok, io e un mio amico, io con un remo destro e il mio amico con un remo sinistro, e vorremmo andare in una terza direzione, ci dobbiamo per forza sincronizzare, ok? Diversamente, se io remo, vogo in un tempo, il mio amico in un altro, certamente non andremo dritti, ok? Nella peggiore delle ipotesi potremmo anche fare un circolo intorno e non muoverci dalla posizione. Quindi, se non siamo sincronizzati, non produciamo spinta, ok? Una spinta concreta, non la produciamo. Così anche V per I, se V non è sincronizzato al valore di V, al variare di V, non produce una determinata potenza, ok? Abbiamo una potenza non coerente. Questa è la differenza tra alternata e continua. Il prodotto è sempre lo stesso, solo che c'è questa variante della fase, ok? Continueremo con quella continua per semplificare, ma il concetto non cambia. Chiusa parentesi. Andiamo avanti. Dicevo, per approfondire un pochino meglio e addentrarci, dobbiamo tirare in ballo un certo signore, George Simon Hume, ok? Cosa ci dice questo signore? Con la sua prima legge afferma che la corrente elettrica che attraversa un conduttore è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicato ai suoi capi a temperatura costante. In altre parole, maggiore è la tensione applicata, maggiore sarà la corrente che attraversa il conduttore. Questa legge è espressa dalla formula I uguale a V fratto R, dove I è la solita corrente e così via, V la tensione R. Cosa vuol dire ciò? In altre parole, maggiore la tensione applicata, maggiore sarà la corrente che attraversa il conduttore. Ritorniamo un attimo al nostro circuito. Se io aumento V, aumento il voltaggio, aumenterà anche I. Ma visto che V per I mi dà P, io aumentando V aumento P. Giusto? E ritornando al nostro esempio di prima, se questo diciamo lo sostituiamo al nostro amplificatore e questo al nostro diffusore, se la nostra manopola sull'amplificatore sta a regolare la tensione ai capi, ok, diciamo ai morsetti di uscita del nostro amplificatore, vuol dire che ci sarà più potenza del circuito e quindi di conseguenza il nostro diffusore metterà più potenza. Ma va là, è proprio così, ok? Anche se, ripeto, sarà un segnale non continuo, diciamo composto, alternato, quindi il rapporto non sarà così diretto, ma il principio è lo stesso. Aumenta V, ma aumenta I, mi aumenta P e il nostro diffusore suona di più. Ok? Questo ci dice la prima legge di Ohm. La seconda invece afferma che la resistenza di un conduttore è costante a temperatura costante se la composizione e la geometria non cambiano. In altre parole, la resistenza di un conduttore non dipende dalla corrente che lo attraversa. Questa legge è espressa dalla formula R è uguale a V su I, dove R è la solita resistenza a V e così via. Ok? La temperatura, la resistenza in un conduttore non dipende dalla corrente che lo attraversa. Soffermiamoci un attimo sulla terza legge di Ohm, che afferma che la potenza dissipata, e sottolineo dissipata, in un conduttore, ovvero la quantità di energia termica prodotto dal passaggio di corrente attraverso il conduttore, è direttamente proporzionale al quadrato della corrente che lo attraversa a temperatura costante. Questa legge è espressa dalla formula P per I al quadrato per R, dove P è la potenza ovviamente, I ovviamente la corrente e la resistenza in ohm. Ok? Adesso che abbiamo tirato in ballo potenza dissipata, e per potenza intendiamo anche energia, quindi energia dissipata, ok? Dobbiamo tirare in ballo un altro concetto, ok? Che è la trasformazione o trasduzione di questa potenza
E visto che questa potenza è sinonimo di energia, e dato che questa energia la si può trasformare in altra forma, anche la nostra potenza la possiamo trasformare in diverse forme, come ad esempio da elettrica a meccanica e da meccanica in acustica. Quello che in effetti succede ai nostri altoparlanti: riceve un'energia elettrica, a sua volta si muove il cono attraverso la bobina che, diciamo, lo mette in movimento, quindi da elettrica a meccanica c'è questo movimento. Con questo movimento abbiamo invece una potenza acustica, quindi da elettrica a meccanica, da meccanica a acustica. Non a caso l'altoparlante è considerato un dispositivo elettroacustico, ok? Ma sappiamo, e dovete sapere, in qualsiasi trasformazione vi sono delle perdite, e che tale perdite sono sempre di energia, quindi espresse in watt. Energia watt. Questo fenomeno in campo elettrico, in verità anche in altri, viene definito come effetto Joule, cioè si produce calore quando sono presenti queste perdite, viene immesso in ambiente, e più è bassa la temperatura che si presenta, meno perdite saranno presenti in questa trasformazione. Cosa vuol dire? Precisamente, se abbiamo capito e, voglio dire, inequivocabile e constatato che non esiste una trasformazione perfetta e ogni qualvolta si ha una trasformazione si produce calore per perdita, ovvero emissione in calore, più abbiamo è presente calore, quindi una forte temperatura, più vuol dire che la trasformazione è bassa e quindi il rendimento è basso. Ok? Questo vuol dire non avviene in modo efficace. Non a caso il rendimento o l'efficienza, simboleggiato spesso con la lettera greca eta, con questa n così, è una misura che esprime quanta energia iniziale è stata effettivamente convertita nell'energia desiderata o utile durante il processo di trasformazione. Si esprime di solito in percentuale ed è calcolato come n, eta, energia utile prodotta su energia iniziale fornita in percentuale, dove l'energia utile prodotta rappresenta l'energia che è stata trasformata nella forma desiderata e l'energia iniziale fornita è l'energia iniziale che è stata utilizzata nel processo. Ovviamente l'efficienza può variare notevolmente in base al tipo di processo e alla tecnologia coinvolte. Questo cos'altro ci sta ad indicare, riallacciandoci sempre, voglio dire, all'effetto Joule, alle perdite e quant'altro, che più è efficiente una trasformazione, come dicevo, meno saranno presenti perdite e meno calore si presenterà. Non a caso, riferendoci come in esempio agli amplificatori, che possiamo avere diverse classi di amplificazione, ad esempio AB, B, C, D, non so se esiste la C, comunque D sicuramente. Sì, non esiste. Allora, nell'amplificatore in classe A, tutti sappiamo, l'abbiamo notato, se ne è parlato, che producono una grande massa di calore, ok? Ma se abbiamo detto che quando è presente il calore è sinonimo di bassa efficienza, vuol dire che quell'amplificatore è a bassa efficienza, ha un rendimento molto basso, ok? Diversamente, gli amplificatori in classe D difficilmente presentano una forte emissione di calore, quindi vuol dire che la loro efficienza è molto alta, il loro rendimento è molto buono, ok? Quindi l'energia che viene utilizzata dall'amplificatore più trasformata verrà trasformata in modo più efficiente, ok? Questo è quello che ci dice l'efficienza e quello che era, la trasformazione dell'energia da una forma all'altra.
Mi rendo conto che vi ho inondati di concetti, formule, relazioni, quindi mi fermo qua. Spero che non mi odiate per questo, voglio dire, ma sono, come avete visto, concetti molto semplici. Il video sarà sul canale, quindi lo potete ripassare quando volete, ma vi consiglio vivamente, per chi voglia seguire tutto questo, diciamo, processo per arrivare a conclusione, che si facciano tesoro di questi, insomma, elementi che ho messo a disposizione, perché saranno molto utili poi, se no difficilmente poi si potrà comprendere la conclusione, ok? Quindi mi dovete perdonare per questo. Vabbè, comunque sia, mi fermo qua, spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente me li segnalate, correggerò senza ombra di dubbio. Spero innanzitutto di aver fatto cosa gradita, lo spero tanto. Se desiderate restare aggiornati, vi suggerisco di iscrivervi al canale, non vi costa nulla. E beh, nulla. Alla prossima. Ciao!